Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Welcome to the fourth episode of our series on the most common verbs of the Italian language. Today, we'll focus on the verb dire, to say. We'll look at its meaning and we'll see other possible alternatives to this generic verb. We'll also learn how to conjugate it and how to use it in several interesting expressions. Keep watching and subscribe to this channel to show us some love. Ah, e devo dire anche, hit the bell icon! The verb to say, dire. È ora di dire pane al pane e vino al vino. Va bene, bianco o rosso? Questa volta te ne dico di tutti i colori. Ma sì, dico per dire. Oh, ok. Adesso te ne dico 4. Ma sì, lasciamola dire, vuol sempre dire la sua. The verb dire, needless to say, is one of the most frequent verbs in the Italian language. That's why it's important to understand how to use it. It means to pronounce, to utter, to express using your voice. Dire is a transitive verb, which means that it takes a direct object without prepositions. Obviously, dire is a reporting verb, and it's therefore commonly used in reported speech. There are several possible structures. If you want to remember well how to use this verb, you can take out your notebook and write them down. Dire qualcosa a qualcuno, to say something to someone. Ho detto la verità a Tina. I told Tina the truth. Easy. Actually, we can also say ho detto a Tina la verità. The same. But what if I wanted to say I told her the truth? I have two possibilities. Ho detto la verità a lei. As we have said many times, in Italian pronouns are often used for emphasis, so I would say this sentence only to emphasize that I told the truth to her and not to someone else. Ho detto la verità a lei e non l'ho detta a Mario. In a more natural and less emphatic way, I would say le ho detto la verità. Le is the indirect pronoun meaning to her, a lei. Why is it placed before and not after the verb, as it would be in English? This is the way. Great, we love rules. They give us a sense of security, right? Well, indirect pronouns always go before the verb, except when the verb is in the imperative, gerund, or infinitive. Remember, indirect pronouns correspond to the preposition a plus the pronoun, and they answer the question to whom. But the point of today's lesson is not indirect pronouns, so for the sake of practicality, we'll see how to use them with dire, just through examples, to help you remember more easily. Mi ha detto una bugia. Ti dico la verità. Le ho detto silenzio. Ci dicono cose interessanti. Vi dico bravi. Gli dicono la verità. Or, dicono loro la verità, formal Italian. We said that when the verb is in the imperative, gerund, or infinitive, indirect pronouns go after the verb. Important, in this case, they are attached to the verb and they form just one word with it. Voglio dirle la verità. Voglio dire a lei la verità. The E of the infinitive is dropped. Dille la verità. Di a lei la verità. The L of the pronoun is doubled. Or, dimmi la verità. Di a me la verità. And here, the M of the pronoun is doubled. Dicendole la verità starai meglio. Dicendo a lei la verità starai meglio. Now that you can master dire with indirect pronouns, you can tell people lots of things. Another possible structure is dire di plus infinitive. Did you know that in Italian we have a present infinitive and past infinitive?
In subordinate clauses, the present infinitive expresses an action that is contemporary or subsequent to the main clause. Ti dico di andare a casa. I tell you to go home. Dille di ascoltare con attenzione. Tell her to listen carefully. The past infinitive indicates an action that precedes that of the main clause. Dice di avere capito. He says he has understood. Dire che plus clause. Dice che è andata via presto. Mi hanno detto che torneranno subito. Paolo le diceva sempre che amava il cinema italiano. Synonyms of the verb dire. Ma dica Duca, dica. No, dica Duca lo dico io, lei dica Duca, io dico dica. Allora io dico Duca. E io dico dica. Duca? Dica. Like many generic verbs, the verb dire is widely used. However, there are many synonyms that can enrich your vocabulary. Some synonyms belong, if you will, more to the written or otherwise formal language, but we are here to level up, so let's look at some of them. Dire means, first of all, to express with the voice, and in this meaning, a more elegant synonym is pronunciare, to pronounce, to utter. Vado via per sempre e pronunciò queste parole dal profondo del cuore. I'm going away forever, and he uttered these words from the bottom of his heart. A synonym similar to pronunciare is proferire, which is a bit more restricted to the literary language. Se ne andò senza proferire parola. He left without saying a word. In the meaning of saying something by heart, dire qualcosa a memoria. Recitare can be more appropriate. I bambini recitano una poesia. The children recite a poem. Sussurrare and gridare, to whisper and to shout, are two other interesting synonyms. Gabriele gli sussurrò all'orecchio alcune parole. Gabriele whispered a few words in his ear. Chi ha meno ragione grida più forte. He who is right shouts loudest. If we want to say something to convince, then we can use verbs such as affermare, asserire, and sostenere, affirm, assert, and support. Lui sostiene di avere ragione. He claims to be right. L'imputato asserisce la propria innocenza. The defendant asserts his innocence. Lui affermò la propria estraneità ai fatti. He claimed that he had nothing to do with the facts. You will certainly have noticed that all these examples belong to a very formal register. La lista è lunga. There are many other important verbs such as consigliare, proporre, suggerire, rispondere, esclamare, soggiungere. But that is the end of our explanation today, otherwise your head will spin. How to conjugate the verb dire. What conjugation does the verb dire belong to? As in the case of the verb fare, this is a much debated issue. There are some clear similarities between the conjugations of the verbs dire and fare. Fare comes from the Latin facere, and dire from the Latin dicere. You can use this similarity to your advantage. In the description below you will find a link to the video of fare. Come mai quel barbone? Ho studiato tutta la notte, professore. Many English-speaking students find remembering conjugations a real nightmare. You don't have to study all night to remember them. My advice is to use the conjugation, just don't think of them as a huge table of words. To master the patterns, you can write simple sentences for each person, and you need to say them out loud. You need to pronounce the words. This step will make the endings and sounds stick more easily. We'll conjugate dire in the following tenses: presente indicativo, futuro semplice, passato prossimo, imperfetto indicativo, congiuntivo presente, condizionale presente. Presente. Ma dici a me. Io dico, tu dici, lui, lei dice.
Noi diciamo, voi dite, loro dicono. You will note that all the forms, except voi, maintain the C of the original Latin infinitive dicere. Io dico, tu dici. Examples. Dico di sì. Cosa dici? Mario dice sempre la verità. Diciamo che è ora di andare via. Dite sempre bugie, sono stanca. Same in the imperative, dite la verità. Alla TV dicono sempre stupidaggini. Di o di. Di is a preposition. Il libro di Viola. Di with an apostrophe is the second person of the imperative. Di la verità. The apostrophe shows that it's a truncation of dici. Di with a stressed E is the masculine noun derived from the Latin diem, day, once alive above all in literary language. It survives in the word buondì, which stands for buongiorno, good morning. It is also the name of a snack. Passato prossimo. The passato prossimo, quite similar to the English present perfect, is a compound tense, formed by a helping verb, essere or avere, and a past participle. The helping verb used with dire is avere, to have, and the past participle is detto. It's irregular, so you need to memorize it. The conjugation is very simple, so no headaches here. You just need to conjugate the verb avere and add the past participle detto. Easy. Glielo hai detto tu che siamo fratelli. Io, che lo conosci? Io ho detto, tu hai detto, lui, lei ha detto, noi abbiamo detto, voi avete detto, loro hanno detto. Io ho detto a Marco di andare a casa. Tu hai detto che non è vero. Lei ha detto di fare silenzio. Noi abbiamo detto che è presto. Voi avete detto la verità. Loro hanno detto tante bugie. Imperfetto. The imperfetto is used mainly to describe recurring actions in the past and to describe what happened while another action was in progress. The imperfetto of dire is easy to memorize if you remember the original Latin infinitive dicere, just like the verb fare. Io dicevo, tu dicevi, lui, lei diceva, noi dicevamo, voi dicevate, loro dicevano. Da piccola dicevo sempre le bugie. Ti ho sentito mentre dicevi a Paolo di andare via. Lei diceva sempre sciocchezze. Noi dicevamo sempre la verità. Voi dicevate spesso di voler partire. Fra di loro dicevano solo poche parole. Futuro semplice. Io dirò, tu dirai, lui, lei dirà, noi diremo, voi direte, loro diranno. Let's try to memorize this conjugation by reading simple sentences out loud. E ora cosa le dirò? Mi dirai se ti piace. Gianni dirà che va bene. Ti diremo noi cosa fare. Forse direte la verità. Ce ne diranno di tutti i colori. Congiuntivo presente. The subjunctive mood, congiuntivo, is used to convey doubts, opinions, wishes and hypotheses. Here we'll see the congiuntivo presente. The original Latin infinitive dicere, needless to say, strikes the eye. Che io dica, che tu dica, che lui, lei dica, che noi diciamo, che voi diciate, che loro dicano. Crede che io dica tutto alla polizia, ma non è vero.
Immagino che tu lo dica per scherzare. Vuoi che diciamo quello che hai scritto qui? Penso che lo dicano per irritarti. Condizionale presente. The conditional is used to talk about things that would happen or would be true under certain conditions. Example: lo direi se potessi. I would say it if I could. It is also used in requests and offers. Lo diresti davvero? Would you really say it? Here is the condizionale presente of dire. Io direi. Tu diresti. Lui, lei direbbe. Noi diremmo. Voi direste. Loro direbbero. Ti direi di venire qui, ma sono stanca. Mi diresti mai una bugia? Lo direbbe subito se fosse vero. Ne diremmo 4 a Marco, ma è permaloso. Direste che una coppia sembra vera. Non direbbero mai una cosa del genere. Modi di dire. Now let's see a few hand expressions with dire. A chi lo dici? Literally it means who are you saying this to? But it's used to say you're telling me. Sono stanchissima. I am so tired. A chi lo dici? Non dormo da 2 giorni. Tell me about it. I haven't slept in 2 days. Che ne dici di andare allo spettacolo? How about going to the show? I'm asking this question to just one person. Che ne dite di andare al mare? How about going to the sea? I'm asking this question to several people. Dire pane al pane, vino al vino. To call a spade a spade. To say the truth about something, even if it's not pleasant. È ora di dire pane al pane e vino al vino. Dirne 4, dirne di tutti i colori a qualcuno. To communicate harshly your contrary opinion, to give somebody a piece of your mind. Adesso te ne dico 4. Me ne ha dette di tutti i colori. Dirla grossa. L'hai detta grossa, hai fatto arrabbiare tutti. You said something out of line, you made everyone angry. La in dirla is a pronoun that stands for cosa. Hai detto una cosa grossa. Remember the similarities between dire and fare? We also say l'hai fatta grossa. Si dice per dire, si fa per dire. These phrases are equivalent. They mean that what has just been said is not really to be understood literally, but less seriously. Non ti preoccupare, si fa per dire. Don't worry, just saying. Tanto ha fatto e tanto ha detto che... When someone has put a lot of effort into achieving a goal. Tanto ha fatto e tanto ha detto che è riuscito a convincerlo. So much he did and so much he said that he managed to convince him. Volevo ben dire. To say that we are sure of something which seems natural to us. Volevo ben dire che era così. Literally, I wanted to say it was so, but it actually means that I was sure it was so. Vuol dire che to introduce the consequences of an action. Se fai così, vuol dire che la prossima volta non vengo. If you do that, then I won't come next time. The list is potentially endless, there is so much more to say, c'è ancora molto da dire. But this list is enough to give an injection of spontaneity to your Italian. I hope that you enjoyed this little guide to the verb dire. If you did, leave us a comment. E se qualcosa non è chiaro, ditelo. Visit our website for plenty of free resources to learn Italian. E naturalmente vi aspettiamo su Twitter. Venite a chiacchierare con noi. Ciao!